Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale, buon martedì. Prima di iniziare questo nuovo contenuto con le ultime in casa Napoli, perché c'è qualcosa che riguarda Politano e la nazionale, si è infortunato, non si è infortunato, si è allenato, non si è allenato, riportate le notizie a metà e parlo soprattutto di stampa amica partenopea che poi non le riporta come si deve. Le notizie sono qui per far chiarezza su ciò che è successo, passando anche per gli infortuni e gli eventuali rientri di Di Lorenzo, Rachmani, Vergara e ovviamente Neres, perché ci sono alcune novità e queste voci di mercato. Lukaku che vuole concludere la carriera in patria, quindi a fine stagione potrebbe andare via, Spinazzola, la Juventus eccetera eccetera. Andiamo con calma e facciamo il punto insieme. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti se vi va, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così restate aggiornati in maniera cronologica e se vi piace questo video un bel like, fa piacere al sottoscritto e diamo come sempre una mano all'algoritmo che come sapete di martedì fa un po' fatica a mettersi in moto. Detto ciò, partiamo da Politano perché a me dà fastidio quando vengono riportate le notizie a metà. Oggi Calcio Napoli 24 titola: Politano non si è allenato con la nazionale. Non è vero che non si è allenato, tanto è vero che questa è la notizia di ieri. Si è concluso da pochi minuti il primo allenamento del raduno della nazionale italiana in vista dei playoff per l'accesso ai mondiali. I calciatori azzurri hanno svolto in chiusura una partitella 5 contro 5. È rimasto a bordo campo Politano, che aveva un cerotto ben visibile sul polpaccio sinistro e quindi gli hanno risparmiato la partitella. Sull'altro campo differenziato per Bastoni, che dopo il lavoro in campo ha svolto un po' di corsa, eccetera, eccetera. Politano non è che non si è allenato, non ha svolto la partitella ed è stato risparmiato per questa situazione al polpaccio. Oggi Calcio Napoli 24 la riporta così la notizia. Matteo Politano, attaccante del Napoli, convocato da Gennaro Gattuso per i playoff mondiali, non si è allenato a Coverciano, ufficialmente a causa di un problema muscolare ai polpacci. Non è che non si è allenato, non ha svolto solo la partitella, si è allenato ed è stato risparmiato, ovviamente per non incorrere in eventuali problemi fisici. Soltanto nei prossimi giorni si capirà se Politano sarà in grado di rispettare il suo impegno in nazionale o se invece sarà costretto a rientrare a Castelvolturno per evitare complicazioni che ne comprometterebbero il finale di stagione. Dal mio punto di vista, se già c'è un piccolo problemino in un match che comunque dovrà vedere tutto l'agonismo possibile perché c'è in palio un bel po', io tirerei un attimo i remi in barca e direi: Polità, torna a casa Alessi, perché già su quella fascia destra manca il capitano e comunque non serve che dobbiamo mettere la pezza a colore su qualsiasi situazione per le prossime 8 giornate di campionato. Per quanto riguarda gli altri rientri e gli infortuni, e poi passiamo a questa notizia di mercato su Lukaku, l'Anderlecht, Spinazzola e la Juventus, ci sono delle novità, almeno per quanto potrebbe riguardare Di Lorenzo e Rachmani e Vergara, meno Neres, che Conte era stato un tantino più chiaro in conferenza stampa nel farci capire che comunque la stagione è pressoché che è finita. Allora, su Rachmani Conte si è sbilanciato, spera di riaverlo dopo il Milan, che in realtà non significa 7 giorni dopo, ma 15 giorni dopo, quindi nella partita contro la Lazio, dunque tra meno di un mesetto. Di Lorenzo e Neres, poco oltre metà aprile per il capitano, da verificare per il rush finale di maggio l'esterno. E Vergara, costretto ad arrendersi il 6 marzo con il Torino, ha più o meno le stesse esigenze del capitano, quindi Di Lorenzo da verificare ovviamente per metà aprile, Neres stagione pressoché finita, Vergara dovrebbe rientrare insieme a Di Lorenzo. Sono buone notizie perché comunque approfittiamo di questa pausa e questi giorni che non c'è Serie A e campionato per recuperare dal punto di vista fisico qualcosina in più, per poi fare queste ultime 8 giornate di campionato che ci vedono a 7 punti dalla prima in classifica. Abbiamo recuperato altri 2 punticini con l'Inter che ha pareggiato con la Fiorentina e quindi sarebbe il caso di riavere tutti i calciatori tirati a lucido e senza polpacci fasciati, senza affaticamenti e quant'altro. Speriamo che sia così, perché poi la pausa delle nazionali è l'unica mia preoccupazione quando c'è la pausa, è questa, che poi vediamo i calciatori interi e tornano invece acciaccati. Detto ciò,
anche dal punto di vista diciamo del mercato. Su Lukaku sparano notizie e il titolone è: Lukaku via a giugno, chiuderà la carriera in patria. Non è così, perché Lukaku se n'è andato in Belgio a vedere l'allenamento del figlio, ma ci arriviamo. Romelu Lukaku è un futuro tutto da decifrare. A fare il punto sulla situazione dell'attaccante belga è Il Mattino, che in un approfondimento racconta il suo legame ancora fortissimo tra il centravanti del Napoli e la sua terra, lasciando aperti scenari che potrebbero diventare più concreti in avanti. Secondo il quotidiano, dopo il fischio finale di Cagliari, Lukaku sarebbe rientrato in Belgio dove ha seguito da vicino l'allenamento del figlio Romeo, nato nel 2019, un passaggio che, come sottolinea Il Mattino, conferma quanto il richiamo di casa continua ad avere un peso importante nella vita del numero 9 azzurro. Ma se io ho un figlio e non si gioca, ovviamente ho la disponibilità, ho l'opportunità, scusate, di andarmi a vedere l'allenamento di mio figlio, che faccio? Non ci vado. E allora vado a vedere l'allenamento di mio figlio in Belgio e sono sul mercato a giugno, me ne vado perché voglio chiudere la carriera con l'Anderlecht ed è arrivato il momento. Poi che il Napoli deve guardarsi intorno sicuramente nella prossima sessione di mercato, cercando di abbassare un tantino l'età della rosa e trovando qualche sostituto, diciamo, di tutto riguardo per l'attaccante e il reparto offensivo è un altro paio di maniche. Ma se Lukaku si va a vedere l'allenamento del figlio e dovete titolare così, e allora siete proprio, dal punto di vista dello spessore, siete proprio quanto un filo di cotone, lasciatemelo dire, perché non se ne può leggere notizie del genere riportate poi quasi sempre a metà. Per quanto riguarda la situazione Spinazzola e la Juventus, sappiamo che Spinazzola chiede 2 anni di contratto, il Napoli gli offre 1 anno più 1 con opzione, quindi la Juve, a quanto si legge, avrebbe offerto già questi 2 anni di contratto perché Spalletti vuole Spinazzola, anche se io la prendo con le pinze la notizia. Non credo che ci si possa spingere molto più avanti, vista l'età del calciatore e visto comunque una situazione in casa Juve che non è che ti puoi sbilanciare più di tanto o steccare eventuali acquisti ulteriormente nel tempo per poi ritrovarti sempre a militare tra la quinta e la sesta posizione in classifica. Poi credo che Spina stia molto bene a Napoli, sta bene la famiglia, è contentissimo, non c'è nessun caso assolutamente Spinazzola, perché poi è quello che arriverà nei prossimi giorni, magari con questa pausa col campionato e le nazionali che prendono il posto. Arrivano tutte queste indiscrezioni di mercato e tante balle che poi vengono montate ad arte per cercare di riempire sicuramente i giornali e fare di tutto per portare un attimo di destabilizzazione in casa Napoli dal punto di vista del mercato. Non ne abbiamo bisogno, ma noi siamo abbastanza intelligenti da aver capito comunque la situazione, perché si ripete ogni qualvolta c'è la pausa con le nazionali, si ferma il campionato, calciomercato. Conte addirittura è andato via da Napoli dopo la partita col Bologna, ricordiamo. Conte si è preso una pausa di riflessione per il futuro, così come adesso Conte è con la famiglia e Stellini sta dirigendo gli allenamenti, ma non è perché ha uno screzio con la società, ha litigato con i calciatori, non si trova con il suo secondo e col suo staff, assolutamente no. Si è preso un paio di giorni per stare più vicino alla famiglia, approfittando della pausa nazionale. Non c'è nessun caso Conte né tantomeno per il futuro, ma vedremo poi cosa andrete a montare da qui al ritorno del campionato, perché poi diciamo i giorni passano, ma nel tempo ne monterete tante di frottole e fandonie. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo contenuto. Ciao.